Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la mitica Ford Gran Torino di Starsky e Hutch, edizione Hachette in scala 1:8, uscita numero 32. Questo è un numero che non è complicato da montare, ma va molto attenzionato, bisogna veramente fare molta attenzione. Voi seguitemi, guardate anche sempre le istruzioni, ok? E poi, se riterrete opportuno seguire qualche indicazione che vi darà Michele, io ne sarò più che felice. Prima cosa, andiamo a dare un'occhiata all'interno del fascicolo. Questa è la seconda di copertina con i numeri utili e i servizi che si ripete ad ogni collezione che faremo. E qui, se qualcuno di voi che non ha fatto la collezione, oltre che guardare le immagini, se lo vorrà, potrà anche dare lettura. Questi sono e il contenuto del fascicolo, tutto in metallo. Continuiamo il montaggio delle sospensioni posteriori. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti e tutte le persone che mi visualizzano, ricordando a quelli che hanno piacere di iscriversi ma se lo dimenticano, di iscriversi al canale, attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. E mi raccomando, date anche un'occhiata alla playlist perché potrete trovare magari qualche articolo di vostro gradimento. Nella prossima uscita, la 33, che io già ho in mio possesso, i pezzi per il montaggio dell'assale posteriore, quindi andremo a mettere le molle e finiremo il sistema di ammortizzatori posteriori. Un'altra cosa, sapete che ormai è un po' che lo ripeto, non me ne vogliate, però per me è importante, determina se tenere aperto il canale oppure chiuderlo. Quando vedete i video e dopo pochi secondi o più volte può capitare, quando un video è più lungo, compare la scritta salta annuncio, ecco, io vi chiederei di non saltarlo l'annuncio. Voi lo potete fare se volete farlo. La pubblicità dà fastidio, lo so, ma è l'anima del commercio. Quindi se voi saltate l'annuncio è inutile che mi ringraziate privatamente, perché poi di fatto non mi date una mano, perché io non prendo neanche quelle poche briciole. Mi raccomando ragazzi, con tutto il cuore ve lo chiedo. Poi ci sono altri due metodi, ma quelli sono economici, fate finta di non sentire, io lo dico lo stesso. Comunque è un link che metto in descrizione, si chiama Patreon, dove chi di voi vorrà potrà contribuire a mantenere vivo il canale con una piccola donazione, oppure sotto la scritta, sotto i video c'è una scritta tra le tante grazie, c'è scritto proprio grazie, dove voi cliccandoci sopra potrete decidere quanto mettere. Però è anche giusto che io vi dica che oltre la metà di quello che voi deciderete eventualmente di donarmi non viene preso da me. Bene, andiamo subito a vedere innanzitutto il contenuto. Io ho già fatto il montaggio e ho di nuovamente smontato tutto, proprio per vedere le varie problematiche e cercare di semplificarvi il lavoro, essendo anche certi di fare un montaggio corretto. Allora, la prima cosa che vi consiglio di fare è questa. Innanzitutto, io ho usato un lubrificante, qualsiasi lubrificante. Sapete che Michele
è solito crearsi sempre i filetti dove è richiesto. In questo caso abbiamo, oltre che questi, questo è il supporto inferiore del braccio della sospensione destra e sinistra, metallo. Questi sono i supporti superiori della sospensione sinistra e destra, sempre in metallo. Questo è il braccio della sospensione superiore sinistra e questo è il destro, sempre in metallo. E poi abbiamo 3 serie di viti DM, IM, NM. Vedete? La lettera finale è tutta M, metallo. Quindi qui io sono andato a crearmi i filetti. Adesso dirò una cosa che non va bene per tutti. Se non siete un po' esperti, ecco, rischiate quasi di fare più danno che andare a migliorare questa parte qui del pezzo. Quindi attenzione, apro una parentesi e poi la chiudo. Io sono andato a stringermi questa distanza qui. Adesso vi faccio vedere come. Ripeto, mi levo ogni responsabilità per tutti coloro i quali, andando ad intervenire, potrebbero danneggiare il pezzo, quindi fate attenzione. Questa è una cosa a parte dal montaggio. Questo va poi inserito qua dentro. Vedete che adesso il mio è quasi perfetto. A me piace così, anche perché la vite adesso dietro prende di più. Provate voi, avrete molto più gioco e la vite prende meno, ma va bene lo stesso, nel senso che non dobbiamo guidarla questa macchina, va messa in una vetrina e va bene così. Vi faccio solo vedere come ho fatto, ma attenzione, se non siete pratici non fate nulla. Io sono andato a prendermi un tappo di gomma, ma voi prendete qualsiasi cosa che ovviamente poi servirà a non danneggiare la vernice. L'ho tagliato per lungo con un cutter, vedete? Faccio così, ok? Poi sono andato a prendermi una pinza, l'ho messa sopra, ma ovviamente non ho stretto, perché se vado a schiacciare adesso spezzo una delle due parti. Ho messo all'interno questo, così, e poi sono andato a schiacciare, vedete? Sono così sicuro di non danneggiare nulla. Poi ho controllato e sono andato a girarla in questa maniera. Da così l'ho messa così. Questa è una sicurezza per evitare che si possa spezzare di colpo una delle due alette. Ecco qua, basta. Come potete vedere, guardate, vedete? Non è indispensabile fare questo. Mi raccomando, ricordatevelo. Ora veniamo a noi. Primo consiglio, andiamo a dividere le parti appunto da sinistra a destra. Qua abbiamo la lettera L, qui abbiamo la lettera R destra, R, L sinistra, R destra ed L sinistra. Mi raccomando, controllateli sempre i pezzi, perché potrebbero anche darvi dei doppioni, magari 2 R invece che una R e una L. Controllateli sempre. Vi serviranno anche questi che abbiamo montato nell'uscita numero 31 e vi servirà questo. Bene, prima cosa, guardate, iniziamo con il sinistro, quindi tutto lettera L. Come potete vedere io ho già inserito le viti per evitare di fare video troppo lunghi. Prendiamo la vite NM e andiamo a crearci il filetto. Io ho usato il grasso, ve l'ho detto. Attenzione, perché è qui che dovete fare anche attenzione. Molti fanno danno e non se ne accorgono.
Innanzitutto la vite va messa perfettamente diritta già dal primo foro. Vi faccio vedere. Se voi la vite non la mettete perfettamente perpendicolare al pezzo e la mettete anche solo un po' inclinata, poco, cosa succede? Che questa si crea il filetto qui, ma non vi andrà mai a sbucare sotto quell'altro foro. Attenzione! È qui che dovete fare attenzione. Ecco perché i filetti vanno creati prima, perché molti mettono subito il pezzo e avvitano e non vedono la vite dove va a battere sotto, e vi garantisco che il più delle volte la vite non batte dentro il foro, non entra nel foro, batte sul fianco del foro. E cosa succede? Succede che allargate queste due parti, non ve ne accorgete. Dovete controllare, quando filettate, che la vite vada a chiudere il foro, e allora potete continuare ad avvitare. Vedete? Io, avendo stretto le parti, la vite arriva quasi a filo del metallo, perché in realtà avrebbero potuto farle poco più lunghe, ma ripeto, non è un problema. Qui stiamo lavorando sul sinistro L. Vi faccio vedere la posizione. La vite va messa di qua. Abbiamo fatto questo. Adesso prendiamo il braccio, questo, ovviamente sempre L. Eccola qui. Non si vedrà, ma la L è qui. Andiamo a svitare questa senza toglierla del tutto. L'importante è che possa entrare all'interno il braccio, e anche qui dovete fare attenzione alla posizione, ma è molto semplice. Guardatevi le istruzioni, io vi faccio subito vedere. Guardate, questo va messo così, guardate a me. Vedete che qua abbiamo un pezzo più lungo e qua abbiamo un gomito che gira subito? Ecco, questo va messo così. Aspettate che svito ancora un po'. Ok, in questa maniera. Adesso io avvito così ve lo faccio vedere meglio. Non dovete sbagliare questi montaggi. Lettera L, e questo è il montaggio corretto. Ok? Guardatelo bene. Bene, a questo punto prendiamo quest'altro pezzo, vedete la lettera L, e con una vite NM andate sempre a crearvi il filetto. Io qui ho stretto, come vi ho fatto vedere prima, con questo e la pinza, ma ricordatevi sempre quello che vi ho detto. È un lavoro che dovete fare, su cui dovete fare molta attenzione. Se non siete pratici non lo fate, perché se romperete o danneggerete il pezzo non ve la prendete poi con Michele. Ok? Bene, guardate adesso. Siamo qui. Guardate bene il pezzo e andiamo semplicemente a inserire questo qua. Pensate soltanto a quanto lavoro c'è stato nel progettare i pezzi di quest'auto. E poi c'è chi dice che questi modellini costano troppo. Perché? Perché si trovano magari in una confezione 2 pezzettini e si lamentano di questo. Ma dovete vederli nell'insieme i modelli, non nei 2 pezzettini che vi danno. Su, ragazzi, dai. Allora, ecco qui. Abbiamo montato il primo pezzo, guardatelo bene. Guardate anche le posizioni delle viti. Questo è il pezzo montato correttamente. Ok? Sinistro. Bene, adesso passiamo al destro. Quindi prendiamo le 3 parti con la lettera R, prendiamo questo così, vedete la lettera R qui, poi prendiamo questo in questa maniera, qui abbiamo subito il gomito che gira, qui vedete che abbiamo questo più lungo, questo va inserito all'interno così, guardate, così.
lo monto e poi ve lo faccio vedere. Ecco perché bisogna iscriversi al canale di Michele Armonica, perché io vi seguo passo passo. Guardate, questo è il montaggio corretto. Lettera R, e guardate la forma del braccio. Non vi potete sbagliare. Bene. A questo punto lavoriamo ovviamente sempre sulla sospensione destra, prendiamo l'altro pezzo di qua, svitiamo la vite. Avete capito perché vi dovete creare i filetti prima? Perché tutto è molto più semplice e non ci sarà mai alcuna possibilità di fare danno. Ricordatevelo. Allora, siamo qui e andiamo semplicemente a mettere questo così. Guardate, con le dita avvito. Bene, questo è come dovrete avere il pezzo. Questa è la R. Ok? Lo faccio vedere ancora un po'. Perfetto. A questo punto prendiamo la lettera L, quindi il sinistro, prendiamo ovviamente questo che abbiamo montato nell'uscita numero 31, L, sinistro, L, sinistro. Prendiamo una vite IM, e sempre con il solito discorso che vi spiegherò ad ogni montaggio, con l'ausilio del grasso, visto che è metallo, andiamo a crearci il filetto. Qui poi prendiamo anche la lettera R e lo andiamo a creare anche qui. Non dalla parte dove c'è la vite, perché c'è anche il foro di qua. La vite va messa dove c'è questa parte più lunga. È spiegato molto bene nelle istruzioni. Ok? Guardate, qui non c'è nessuna vite, quindi va da questa parte. Perfetto, torniamo a noi. Abbiamo detto che continuavamo il montaggio della parte sinistra, quindi L e questa è L. Ok. Adesso molto semplicemente vado a svitarmi la vite IM con la quale mi sono creato il filetto precedentemente. Eccola qui. La inserisco qui. Non importa, tanto questa è libera di ruotare, quindi l'importante è metterla qui e la vado a bloccare con la vite che ho appena svitato. Giro il cacciavite al contrario, appena sento il dentino avvito. Guardate quanti pezzi ci vogliono per far funzionare l'ammortizzatore di questa Ford Gran Torino. Avvitate pure fino in fondo, poi fate 2 o 3 volte così e lei è libera di muoversi. Non lasciatelo lento perché, ripeto, si allenterà già da solo. Abbiamo montato questo, adesso prendiamo l'R, eccolo qui, R, e ovviamente R. Svitiamo la vite IM e andiamo a metterla così. E avvitiamo. Ok,
Bene, abbiamo montato, vi faccio vedere per l'ultima volta i pezzi correttamente. Questo è R destro, guardate, ok, e questo è il sinistro, L. Ci rimangono soltanto due viti da mettere, le DM, che come potete vedere sono già inserite nei suoi fori dedicati, perché io mi sono già creato il filetto. Eccoli qua, 1 e 2, ok? Bene, una volta fatto questo andiamo a rimuoverle e andiamo a fissarci sopra tutto il sistema dei bracci delle sospensioni. Lo mettiamo così, ovviamente con i fori rivolti verso l'alto, questi. Prendiamo la sinistra, L. Ricordatevi che il modello va sempre visto da dietro, quindi se lo vedete da dietro, ovviamente questa è la destra, perché questo è il pezzo posteriore, questo è quello che va poi fino al cambio, la parte argentata del motore. Quindi destra e sinistra. Decidete voi quale montare prima, io monto prima il sinistro, eccolo qua, perfetto. Come lo monto il sinistro? Lo monto così. Guardate. Ecco qua. La L deve essere rivolta verso di voi e qua avete i fori sopra. Ok? Prendiamo la vite DM e blocchiamo. Stringete forte, ovviamente non rompete la vite dentro. Ecco qua. Questo è come dovrete poi avere voi il modello. Ok? Questo. Guardate bene. Adesso facciamo la stessa cosa dall'altra parte e abbiamo finito. Dopodiché, prima di salutarci, vado a fare una rappresentazione di tutto quello che abbiamo montato fino a questo numero, il 32, e vado subito a prepararmi il video numero 33. Mi raccomando, per quelli che hanno poca memoria come me, se avete piacere iscrivetevi al canale e attivate la campanella, sarete così avvisati con una notifica ogni qualvolta io andrò a caricare un nuovo video. Iscrivetevi anche ai canali Facebook, ai gruppi Facebook dedicati, io ne ho 6, uno per ogni modello che sto facendo, e mi raccomando, fatemi pubblicità ragazzi se vi piace il mio canale. Ecco qua, abbiamo finito il montaggio. Questo è quello che voi dovrete poi avere. L, R, così. Controllatevi i pezzi, lo potete fare anche da voi. Vedete? L, R. Guardate che sistema bellissimo che abbiamo qua. Le molle poi saranno messe qui. Bene, adesso metto pausa al video, preparo tutto quello che abbiamo montato e ci vediamo dopo. Ed eccoci qua. Guardate che spettacolo questo modello. Parafango interamente in metallo, freccia che poi sarà funzionante grazie a un LED collocato all'interno del suo foro dedicato, scritta Gran Torino in rilievo, bellissima,
Il lampeggiante non è funzionante, ma la plastica è stata veramente riprodotta in maniera eccellente. Sembra che viva già di una luce sua. Bellissimo. E qui guardate un po' cosa abbiamo. Io non so più cosa dire su questo musetto, questa opera d'arte. Anche qui la scritta Ford in rilievo, tutto quello che vedete in rosso e la griglia qui è tutto metallo. Un modello sicuramente da fare per questi appassionati della serie di Starsky Hutch, nonché della bellezza proprio intrinseca ed estetica di quest'auto, la Ford Gran Torino. Questo è quello che abbiamo appena montato. Il motore, ricordatevi ragazzi, incollatevi tutti i cavi. I cavi, quando li incollate, dovete mettere con uno stuzzicadenti la colla all'interno del tubo e non sul perno. Perché se farete così non vedrete il cordone della colla, poi, che è veramente orribile da vedersi. Se invece metterete la colla prima sul perno, quando spingerete giù non va bene, dovete metterla all'interno del tubo, solo così non si vedrà alcuna presenza di colla. La batteria con tutti i tappi messi uno a uno con le scritte. Vediamo se riesco a farvele vedere. Guardate che bellezza. I morsetti sembrano veri. Bene. Vi ringrazio del vostro tempo. Michele vi saluta. Vi augura un sereno proseguo di giornata. Un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari. Grazie del vostro tempo. Grazie.